Ma diciamo subito tutto allora. La mia mamma è morta quando io sono nata. Io sono nata insieme a mia sorella, due gemelline dello stesso uovo. Perciò abbiamo vissuto poi sempre insieme, ognuno più pazzo dell'altra. Vabbè. E con una vita, devo dire, un ricordo di tutta la mia vita con grande intensità e amore. Ecco. Mio padre, disperato, non sapeva dove metterci. E allora per fortuna, siccome lui era amico dei futuristi, tra i futuristi c'era un futurista che aveva una casa, una moglie, una deliziosa figliolanza e ci ha accolto. E abbiamo vissuto con questa, diciamo, meravigliosa famiglia Giannatasio. Giannatasio è un famoso pittore, diciamo, con il gruppo di Giacomo Balla e tutto il gruppo dei futuristi. Quindi era una casa, Giannatasio, ma una casa un po' speciale, no? Con un futurista in casa che, come tutti i futuristi, era molto futuro, quindi una moglie, una donna di una carineria, di una capacità di amore che non ho mai più ritrovato in vita mia. Adesso non mi ricordo il nome di tutte e tre. Una, siccome loro erano futuristi, hanno dato i nomi. La figlia era Rondine, si chiamava Rondine. È stato un periodo di piccole, eravamo 4-5 anni, capito? Papà non sapeva dove metterci, ci ha messo tra i futuristi. Forse per questo siamo diventate un po' futuriste, una vita un po' futurista. E ce le ricordiamo tutti con gioia, con bellezza, con proprio quello che si dice il paradiso terrestre. Nessuna storia di madre cattiva, nessuna storia di origine, nessun bisogno di dare ordini, nessun bisogno di essere ordinati. Insomma, la famiglia di un pittore intelligente. Papà era insieme a questo pittore, tutto amico, e viveva a Napoli, ma scappava sempre la domenica a Roma per stare con questi amici futuristi. Papà ci voleva un gran bene a tutte e due ed è stato, diciamo, una fonte di grande calore e bellezza, devo dire. Ecco. E poi c'è stato il grande dramma che abbiamo dovuto lasciare questa famiglia dove stavamo bene, perché c'erano altre 3 sorelline, tutte pazze, tutte come noi, tutti pazzi, tutta una famiglia di pazzi, quindi molto divertente tutta. Mai, non ricordo mai nemmeno una sgridata, nemmeno un non far così, non far cosà, niente, non ho un ricordo, solo pace e amore. Una casa futurista di pace e di amore, veramente. Quindi questa è stata la mia. E qui poi è venuto il dramma, che non so mai saputo per quale ragione abbiamo dovuto lasciare la casa, però diciamo per fortuna abbiamo avuto la fortuna di trovare un'altra casa, altrettanto diciamo importante, e che finirà per essere la casa importante della nostra vita, che era la casa, la sorella di papà, zia. Lei era praticamente sposata con
Einstein, e aveva una bella villa in campagna e 2 figlie molto carine. E ha detto al papà, ma portale qui. E noi siamo quindi dunque arrivate in una famiglia dove c'erano già 2 figlie, una più o meno la nostra età, l'altra invece era già all'università, quindi quello che noi giocavamo con la piccola, che si chiamava Anna Maria, ma tutti la chiamavano Cicci. Quindi noi insieme a Cicci ne combinavamo di tutti i colori. Non so se potete avere un'immaginazione di cosa possono fare dei figli, dei bambini in campagna, liberi di fare tutto quello che vogliono, ma ne inventano di tutte proprio. Si inventano di essere dei briganti, si inventa di fare tutte delle storie. Fu un teatro, un teatro. È stato un teatro divertentissimo molto tempo. Fino, diciamo, pian pianino anche alla scuola, andavamo a scuola. Dalla campagna andavamo sempre con l'autobus a scuola a Firenze, fino al ginnasio e poi fino al liceo. Abbiamo sempre fatto questo su e giù, ecco. Anche se poi, diciamo, invece, quando non c'era aggiunto l'inverno, i 2 mesi d'inverno, vivevamo a Firenze. Questa Firenze meravigliosa, questo ricordo di una finestra che dà su una bellezza, il fiume, e poi c'è il ponte vecchio, un ponte con tutte casette sopra, e attraversa l'Arno. L'Arno è stato un amico prezioso per la nostra vita. Anzi, non so nemmeno se è un fiume o solo l'Arno era l'Arno. E qui abbiamo questo quando eravamo a Firenze. Arrivavamo a Firenze, frequentavamo anche la chiesa protestante. Cioè a un certo punto papà disse che vivevamo troppo senza chiese, perché ci eravamo inventati tutta una religione nostra. Allora papà spaventato ha detto, ma qui ci vuole una costruzione fondamentale. Ed è stata una bella cosa perché ci ha messo in contatto con una persona, dire straordinaria e dir poco. Il pastore Vinai. Per parlare dell'arte, per noi la parola arte non esisteva. Esistevano solo gli scarabocchi che facevamo sulla carta. E per fortuna ci davano sempre molta carta e molte penne. Per cui abbiamo fin da piccole fatto addirittura un giornalino. Avevamo costruito il giornalino con tutte le storie, soprattutto con la presa in giro dei grandi. In questo giornalino si vedeva lo zio che andava, diciamo, davanti al bove che gli dava una piccola botta col bastone, così, insomma, prendevamo in giro anche la famiglia. Ed era un giornale, naturalmente questo giornalino aveva fatto furore, i genitori lo leggevano a tutti e anche a tutti gli amici che venivano e leggevano. Era la presa in giro dalla famiglia veramente, però con affettuosità, ecco. Che ridere. Poi diciamo, nostro padre, diciamo, lui lavorava a Napoli e veniva ogni tanto a trovarci, ecco. E allora dovevamo sempre scrivere la lettera al papà, no, che era una cosa, insomma, un obbligo così. Però per fortuna si risolveva con una fioritura di disegni.
È stato un momento di divertimento, di gioia, direi di felicità. Dice, il bambino eravamo felici, poi giocavamo a calcio, abbiamo avuto una organizzazione con tutti i bambini, i bambini così dei contadini, no? Abbiamo fatto un calcio noi, tutto. E c'era un nome poi, Meazza, ognuno voleva essere Meazza, ognuno diceva io sono Meazza adesso, e giocavamo a calcio, eccetera. C'era una forma di creatività leggera, divertente, amorevole, un paradiso terrestre, diciamo, un ricordo di un paradiso proprio, con un bisogno proprio di ringraziamento a questi genitori. La mamma, diciamo, che si chiamava Nina, e Roberto, che era Roberto Einstein. Come ci hanno lasciato liberi, liberi, ma contemporaneamente sempre con una legge di amore, diciamo, quindi c'è stato questo buon rapporto tra la famiglia. Devo dire che loro erano molto contenti, tutto sommato, di avere accolto questi due gemelline, perché avevano creato un po' di subbuglio. Quindi nessun problema di gelosia, nessun problema, anzi, tutt'altro. È stata una rivalizzazione, un aiuto, insomma, ecco. L'altra figlia della Giannina e di Robert si chiamava Luce, e tutte e due sono morte fucilate insieme a tutta la famiglia. La tragedia viene nel fiore della gioia. Veramente quando eravamo arrivate proprio a gioire della vita, delle cose, in una sera in cui invece solo noi due siamo potute uscire dalla stanza del dramma. È stata una cosa incredibile, non credibile. E questi bambini, dopo noi abbiamo sentito gli spari, è stata chiamata soltanto la famiglia, la cuginetta. I nazisti hanno chiamato la cuginetta per fucilare tutta la famiglia. E noi due non siamo state fucilate. Perché? Perché non eravamo Einstein, non eravamo ebrei. Questo è il dramma terrificante. Non posso dirvi cosa si può sentire quando si esce da una stanza e si sentono gli spari, e sai che stanno sparando alla tua famiglia. Da lì è nato una nuova vita, è stata la fine di un mondo, la fine del mondo. Per fortuna, appunto, in quel punto è venuto il nostro aiuto, Vinai, che ci ha preso proprio quasi come delle figlioline, ci ha portato sulle Alpi, ci ha portato a fare cose con altri amici, insomma ci ha salvato la vita veramente, ecco, perché non si può immaginare che cosa è passare una cosa del genere, ecco. Il pastore Vinai, veramente un eroe sconosciuto
le cose che ha fatto di bello, come ha salvato gli ebrei, ha salvato tutta tanta gente, ha fatto cose meravigliose e soprattutto era lui meraviglioso, no? Così ci ha rovesciato in testa un Vangelo talmente bello che ci è rimasto impresso per sempre. E abbiamo così vissuto questa vita anche con delle gite, dei mesi nelle valli valdesi. E lì costruivamo, abbiamo messo la prima pietra per costruire un posto che si chiamava Agape, pace nel mondo. Ecco, e io ho messo la prima pietrina di questo, che adesso invece è un luogo di incontro internazionale, molto bello, molto interessante. Qui devo dire che questo personaggio di Novinai è stato un personaggio come si potrebbe leggere in un libro, in un romanzo, fantastico, un uomo che trascinava veramente, con gioia e con il Vangelo in mano. Ci voleva proprio un uomo grande, di grande fiducia, di grande fede, no? Per poter ritrovare il sorriso, ritrovare la capacità di vivere dopo una cosa simile. E questo, certamente la cosa fondamentale è questa: la vita non è più come prima, è soltanto una ricerca profonda di quello che può essere veramente la verità. La fine della cattiveria. Niente giudizi, niente punizioni. Ma ogni tanto mi dicevano: ma tu non hai bisogno di vedere impiccato quello che ha ucciso i tuoi... Io non ho bisogno di vedere impiccato, questo no. Credo che quello che dobbiamo metterci davanti alla strada è soltanto l'amore. Solo l'amore può riuscire a superare tutto quanto. Ecco, questo è un pochino il riassunto di oggi, anche oggi. No, la vendetta non è... Anche la giustizia non basta, non serve una giustizia, serve il cambiamento totale, serve una nuova vita, una nuova cosa. E serve sapere che c'è soltanto una strada, quella vera, quella dell'amore. Non c'è altro, non c'è tanto da chiacchierare. La profondità del dolore era tanta per quello che era successo. Non se ne può uscire così, non se ne esce. Non si può uscire pensando alla giustizia, pensando no, non esci. Devi stare dentro di te e trovare la parte di luce. Bisogna soltanto guardare la strada dove c'è la luce. E qui mi ha salvato un uomo che mi ha fatto, diciamo, una psicanalisi. ecco, una persona straordinaria, una persona veramente, sai, quelli che sanno unire il sorriso al pianto, ecco, quelle persone che riescono, no, a darti attraverso il pianto anche un sorriso. E lui mi ha detto: Paola, fai anche tu la psicologa, vai, te lo dico io, fallo. E da quel giorno io mi sono messa a fare diciamo, prendermi in giro sempre, dicevo sempre la pizzicologa. Sì, ma che fai? Faccio la pizzicologa, no?
E lui mi ricordo sempre quando lui con la mano così si chiamava, diceva, mi ha detto vai, ti dico io, vai e fai. Ecco. E allora io mi sono messa ad andare a fare, ecco, e ho visto che questo lavoro non è un lavoro, è uno scambio, diciamo, uno scambio di amore e basta. Ecco, questo. Quindi non ci sono, diciamo, libri psicologici, no, ma solo la psicologia. Io ho fatto solo della psicologia, va bene? Che però è stata molto importante, perché la vita non è niente, la vita ha bisogno di una direzione. Tu poi, diciamo, se sei San Francesco hai una direzione, no? Se sei un'altra persona, Hitler hai un'altra direzione, no? Ognuno ha una sua direzione, no? Quindi, diciamo, la direzione è capire dove tu puoi mettere tutte le tue energie per farle fiorire. Io non seguo i criteri, diciamo, di una terapia seria. La mia terapia non è seria, è il contrario della serietà. Quindi non posso, diciamo, mettermi tra quelli che insegnano terapia, quelli che fanno. Io mi sono in un mondo diverso e ho trovato una mia strada per uscire dalla disperazione e dall'odio, perché si può odiare e questa è la malattia più terribile, liberarsi dall'odio, dalla vendetta, dal bisogno di vendicarsi in modo altrettanto terribile, no? Quelli che, sai, la vendetta così adesso impicchiamo tutti, bisogna proseguire guardando alla vita. Ecco, per me il mio eroe è San Francesco. Lui, una persona che ama gli uccellini, una persona che ama il lupo, una persona che parla col lupo, ecco, per me questo è, diciamo, questa è la vita. La vita è amore, tu ama e vai avanti. Non puoi amare gli altri se non ami te stessa. Non puoi amarli gli altri, devi amare te stessa. E quando hai amato te stessa, ami gli altri.